Altissimo nel tenore, puntata numero 2. Arrivo subito dopo l'intro. Ciao, sono Emanuela e sono una clarinettista e sassofonista professionista. Mi occupo essenzialmente di didattica ad adulti, con lezioni nel mio studio di Bergamo e soprattutto online. Se è la prima volta che passi dal mio canale o non l'hai ancora fatto, iscriviti, così rimani sempre aggiornato sulle nuove uscite e i contenuti esclusivi. Seguimi fino alla fine di questo video e scoprirai come produrre la diesis, si e do bisacuti nel sax tenore. Raccomandazioni importantissime: se le note precedenti, quindi sol, sol, diesis e la, non ti vengono bene o hanno problemi di intonazione o non sei ancora in grado di farle, non provare a fare queste note perché giustamente essendo più acute sono un pelino più sfidanti da far venire. Punta sempre sulla qualità di quello che fai e non sulla quantità, quindi una nota bisacuta fatta bene, con un buon attacco, una buona intonazione, una buona proiezione. Come ti dicevo nell'altra pillola che riguarda i bisacuti nel sax tenore, occorre avere una buona aria e una buona proiezione. Di solito questi aspetti vengono curati dall'impostazione generale, quindi se l'impostazione generale non è buona avrai numerosissime difficoltà a fare queste note. Le raccomandazioni generali sono sempre curare l'aria. Cosa significa? Significa pensare ad un'aria veloce che viene proiettata nella parte alta del palato. Proiettare bene un suono invece vuol dire farlo viaggiare bene. Cosa vuol dire? Se il mio spettatore è a 10 metri di distanza, deve avere la possibilità di ascoltare come quello che sta a mezzo metro di distanza. Quindi la proiezione è quella qualità che ti permette di mandare avanti il suono. Si tratta di un'abilità che viene curata nel tempo e passa, come dicevo prima, dalla corretta impostazione. Ma veniamo subito a queste tre note acutissimissime. La prima nota che andiamo a vedere oggi è il La diesis. Posizione della diesis: 3, 4, 5, 6, chiave TC. È una nota molto bella, ha problemi però di intonazione. Potresti fare un esercizio sulle ottave, per esempio, che ti aiuterebbe molto a sistemare l'intonazione. Prendiamo il La diesis. Vedi, l'intonazione è abbastanza accettabile. Sappiamo che lo strumento è uno strumento acustico, non è un MIDI, quindi l'intonazione a volte va leggermente avanti e indietro, non è che dobbiamo essere proprio svizzeri al 100%, l'importante è che non sia un quarto di tono, mezzo tono sopra e sotto. Posizione del Si, C1, quindi chiave palmare, quella con cui fai il Re acuto, 3 e 4 e sempre chiave TC come la posizione della diesis. Ovviamente per tutte le note bisacute il portavoce deve essere sempre in azione. Questa nota è un pochino resistente, quindi bisogna avere veramente una buona proiezione. Ultima, ma non meno importante, il Do bisacuto, che è una nota molto bella. 1, 3, 4, 6 e chiave del Mi bemolle. Sempre il portavoce in azione. Anche qui una verifica sulle ottave non fa mai male. Ogni sassofonista ha le sue posizioni sulle note bisacute. Quelle che ti ho indicato sono quelle che secondo il mio punto di vista funzionano meglio. Hanno una buona intonazione e hanno un'emissione piuttosto semplice. Il registro bisacuto è un registro molto particolare. Alcuni sassofonisti addirittura non usano il registro bisacuto nelle loro improvvisazioni. Quindi la cosa importantissima è che quando noi andiamo a usare questo tipo di registro dobbiamo dominarlo. E cosa vuol dire dominarlo? Vuol dire avere una buona intonazione innanzitutto e soprattutto essere sicuri che quando desideriamo fare quella nota ci viene, perché se andiamo a fare una nota e arriva lo scalino e arriva l'armonico e non funziona, non ha tanto senso inserirla all'interno delle improvvisazioni. Come dico sempre, è meglio fare meno e fare meglio che fare troppo fatto male. A fare male sono capaci tutti, a fare bene non sono capaci tutti, riescono solamente quelli che puntano alla qualità.
La qualità non è un dono innato della persona, e la qualità deriva dallo studio, dalla precisione dello studio, dal metodo di studio e soprattutto dalla forza di volontà dell'allievo nel superare le inevitabili difficoltà all'interno della sessione o del percorso di studi. Fai poco, fai bene, cura sempre tutti i dettagli di quello che fai. Ricordati che la differenza fra uno che suona bene e uno che suona male è la quantità di dettagli che si riescono a portare fuori nella precisione e nella bellezza. La conoscenza di un suonatore mediocre rispetto a un suonatore bravo è che il suonatore bravo conosce tante cose in più di quello mediocre, e soprattutto la differenza sostanziale fra i due è la qualità dello studio. Mi raccomando, fai sempre al meglio che puoi, e nel caso tu non riuscissi a gestire degli aspetti dello studio, rivolgiti sempre ad una persona competente. Una persona che ha studiato e che soprattutto sa suonare bene lo strumento, che abbia capacità empatiche e soprattutto didattiche, perché saper suonare è una cosa, ma insegnare è un'altra cosa. Punta sempre alla migliore figura professionale, perché tu vali e meriti di suonare bene. Spero che questo contenuto altissimo ti sia utile. Io ti saluto e ti do appuntamento alla prossima. Ciao ciao!